Voglio dare il benvenuto a tutti quanti, benvenuti in questo nuovissimo format che si chiama Share. Il significato della parola share la conosciamo tutti, significa condividere, e questo format nasce semplicemente dal fatto che mi sono reso conto di quanto poco conosca i colleghi che mi stanno intorno. È interessante e allo stesso tempo anche incoraggiante conoscere il loro percorso formativo, i loro successi, i punti di riferimento, scoprire nuove skill, ma soprattutto i loro hobby. Ho scoperto in questo ultimo periodo come alcuni colleghi siano musicisti, fotografi, artisti, ma chi se lo sarebbe mai immaginato? È pazzesca questa cosa, ma dopo questa breve introduzione voglio presentare la nostra special guest, Claudia Campisi, benvenuta! Grazie Davide e grazie per aver scelto me per iniziare e lanciare questo nuovo format aziendale. Assolutamente, è un piacere averti qua, sei piena di risorse, di cose da raccontare, sono felicissimo di averti qua in questo nuovo format. Ma partiamo subito un pochino dal conoscere il tuo percorso formativo. Raccontaci un po' quali sono stati i tuoi studi, quali erano i tuoi sogni nel cassetto, vai, raccontaci. Io ho sempre avuto le idee abbastanza chiare sul mio percorso. Ho scelto la maturità classica perché era un po' una tradizione familiare e la risceglierei 1000 volte perché credo che parte della mia apertura mentale, del modo che ho di vivere e gli interessi provengano da quella prima scelta formativa. E poi a seguire anche il percorso in psicologia, insomma tutto il mio percorso di specializzazione come psicologa, e comunque affonda le radici sempre dalla prima scelta. Di fronte al bivio tra occuparmi sempre più esclusivamente dell'ambito clinico e delle risorse umane, nel 2006 ho deciso fondamentalmente di optare definitivamente per le risorse umane. Chi inizialmente ti conosce o non ti conosce va subito a googlare, diciamo, il tuo nome e trova che sei presente su tantissimi social e piattaforme diverse, no? Quindi parlaci un po' del tuo rapporto con i social. Il rapporto con i social per me è quotidiano, sono presente soprattutto su alcuni social perché è importante anche essere presenti e curare bene la propria presenza digitale. LinkedIn è stato solo l'inizio, poi avendo sempre lavorato con un forte taglio commerciale mi sono subito resa conto che il social selling sarebbe stato il futuro e quindi LinkedIn era il social per eccellenza con un taglio commerciale di possibile sviluppo di network che poi comunque anche sugli altri social, ritarato con il registro e il livello di comunicazione più appropriato, può essere assolutamente replicato ma anche personalizzato. Ho coniato proprio un termine che è lo standing digitale. Lo standing digitale per me è l'equivalente di come ci proponiamo quando incontriamo personalmente qualcuno, dai primi momenti, dalla stretta di mano, dagli argomenti sui quali ci confrontiamo. Lo stesso per me avviene a livello digitale. Guarda, hai risposto a una domanda che ti volevo fare successivamente, che appunto sul come rispondiamo a chi dice no, ma a me i social non interessano, per me è più importante il face to face, no? Però purtroppo attualmente la comunicazione si è sviluppata e si sta sviluppando sempre di più nella digitalizzazione proprio generale. Assolutamente. Io credo che chi aveva iniziato già a lavorare su se stesso, sulla propria presenza digitale, si sia poi trovato assolutamente in questi mesi la strada spianata. Chi non lo ha fatto ancora è di fronte a un banco di prova importante ed è un treno che non deve assolutamente perdere. Tutti, come dicevi tu all'inizio, potendo essere googolati, siamo a tutti gli effetti dei personaggi pubblici e come tali dobbiamo essere nelle condizioni di rispondere in maniera adeguata. Se lavoriamo per un'azienda, automaticamente ne diventiamo degli ambassador, più o meno attivi, ma anche qualora il nostro ruolo non sia dichiaratamente attivo e sia più passivo, comunque
rappresentiamo giocoforza un'azienda. È chiaro che tutti possiamo decidere di esporci in maniera diversa, con un impegno qualitativamente e quantitativamente diverso, perché non tutti dobbiamo avere un blog, non tutti dobbiamo far parte di community, però bisogna rifletterci. Guarda, su questa tematica mi cogli completamente d'accordo, perché sono un promotore della comunicazione. Penso che ognuno di noi debba comunicare in qualsiasi tipo di direzione. Questo ci possono anche incoraggiare, no? E mi è piaciuta tantissimo una frase che hai citato. Mi hai detto: io sono stata sempre proattiva verso le situazioni e questo mi ha portato comunque sempre una condizione positiva, no? Quindi, non so, commentami un po' questa cosa che hai detto, perché mi è piaciuta tantissimo. Nella mia esperienza professionale, ma anche personale, la proattività mi ha dato sempre ragione e credo che sia una dimensione sulla quale si possa lavorare, il mettersi a disposizione degli altri, essere disponibili e aperti a nuove opportunità. Io mi sono ritrovata ad occuparmi, pur essendo una psicologa, di aspetti molto commerciali. Avrei potuto, non conoscendo, anche alzare un muro e dire no, non mi interessa, non ho studiato per fare questo, con pregiudizio, con resistenza, e probabilmente mi sarei persa una parte importante della mia carriera e della mia crescita personale e professionale. Io sono una persona che preferisce sporcarsi le mani, provare e verificare prima di dire non mi piace, non fa il caso mio. Quando anche gli altri capiranno che per raggiungere gli obiettivi la relazione vince sempre, probabilmente si smetterà di farmi questa domanda. Vero, vero. No, assolutamente, guarda, la relazione è la cosa più importante, la relazione e la comunicazione credo siano veramente la base di una cultura che possa dare un impatto preciso, no? Anche a livello lavorativo, a livello di abilità. Appena approdato in CVS, uno dei nostri manager mi disse: Davide, sappi che la comunicazione è importantissima, c'è modo e modo di dire le cose, no? Se troverai il tuo modo, che sarà un modo vero, perché la verità comunque colpisce sempre, sappi che potrai accedere a tantissime occasioni, avrai tantissime occasioni, no? Qual è il tuo ruolo all'interno di CVS? Il mio ruolo in CVS è assolutamente da costruire e in divenire. Entro in azienda per occuparmi principalmente della talent acquisition. Il mio focus sicuramente è quello di aiutare l'azienda a crescere con le persone giuste e con persone che rispondano ai nostri ideali e alla nostra identità aziendale, quindi che credano in CVS e vogliano entrare per indossare la nostra magliettina. C'è un episodio simpatico della tua carriera, no? Magari ti è presentato un candidato, tu hai detto: oh mamma, cosa gli dico a questo? Non so, hai qualcosa da raccontarci in questo ambito? Ne ho tanti aneddoti. Quello che mi viene in mente è sempre uno in un assessment, all'interno delle prove di gruppo c'era anche il momento per un piccolo intervento individuale. L'esercizio era di public speaking, basato però soprattutto sull'improvvisazione. Questo candidato è stato chiesto di parlare per 2 minuti di una frase, di una massima. Il silenzio è d'oro, la parola è d'argento. Ebbene, il candidato ha cominciato a parlare della filmografia di Dario Argento. In quel momento il silenzio era veramente d'oro, perché tutto lo staff HR si è pietrificato e non sapevamo se si poteva mandare la pubblicità. Pubblicità, abbiamo scherzato, domanda di riserva. Però lo abbiamo fatto finire, lo abbiamo comunque preso in considerazione. Anche quella è una risposta, non era quella che ci attendevamo, però questo è il nostro lavoro. E quanto è importante per te lo studio extra lavorativo, no? Quindi la formazione che va al di là magari di quello che ti richiede il tuo datore di lavoro, ma appunto vuoi personalmente, facendoti un'introspezione,
dire ok, vorrei sapere di più su questa cosa? Beh, i miei figli mi chiamano mamma cyborg. Ho una media di lettura libri di 2 a settimana. Wow. Seguo un master da settembre che si chiama Blog in Rete sul marketing e la comunicazione digitale e mi continuo a formare continuamente. Ad esempio, per ora sto concludendo un corso su Udemy in Photoshop. La cosa, diciamo, più divertente è che non mi basta mai, cioè cerco sempre di formarmi sia su quello che riesco anche a rispendermi immediatamente sul mio lavoro, ma anche su tutto quello che rientra in quella zona grigia di contaminazione che è appunto la comunicazione, l'importanza di produrre contenuti adeguati e performanti sul mio blog, ma anche sui canali aziendali. Non vogliamo di certo essere una pagina strappata da un libro, riletta, letta e riletta ogni volta, non vogliamo, diciamo, ripetere sempre le stesse cose, no? Ci sono quelle posizioni lavorative che entrano, come dice un mio carissimo collega, ok, entro in modalità gregge. No, non vogliamo entrare in modalità gregge, entrare al lavoro alle 9, uscire alle ore 18, accontentarci, ma vogliamo essere veramente ambiziosi, no? Vogliamo essere anche passionali nel mondo lavorativo, per quanto passione e lavoro a volte siano delle cose che a volte appunto si amalgano bene, ma a volte vanno quasi in contrasto, no? Quando ci viene chiesto di fare quel di più, no? Noi ci sentiamo, ma no, ma che bisogno c'è? Ogni giorno vogliamo arrivare al lavoro, prenderci il nostro caffettino e dire ok, voglio iniziare questa giornata nel piede giusto, no? Col piede giusto. E quindi questo mi è piaciuto proprio di te, sei un grande incoraggiamento anche per le persone che sicuramente ci ascolteranno e ci stanno ascoltando anche in questo momento. E voglio farti l'ultima domanda: quali sono i tuoi hobby? Sicuramente qualcuno l'hai già nominato, ma vai, mamma cyborg. Mamma cyborg. Sì, allora sicuramente l'hobby principale è la lettura. Io leggo in maniera compulsiva, sia su carta che digitale. Scrivo perché ho un blog, ma scrivo anche su altri blog. Vivo al 100% un paio di community digitali. Io adoro cucinare per gli altri, infatti in questo momento sto un po' soffrendo di non poter avere la casa piena di amici. E poi sicuramente mi piace fare delle lunghe passeggiate con il mio cane, che è un beagle. Si dice che ognuno ha il cane che si merita e io ho trovato un'affinità elettiva perfetta col mio cane, che è un giocherellone ed è argento vivo, un po' come la padrona. Sì. Bene Claudia, io ti voglio ringraziare tantissimo per le parole che hai detto, sei una grandissima incoraggiatrice. Veramente vogliamo specializzarci sempre di più, vogliamo essere delle figure professionali sempre più affidabili, no? Vogliamo trasmettere questo valore di passione anche verso il lavoro, no? E quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi. E appunto, se volete avere altre informazioni, se comunque vi è piaciuta questa puntata, potete seguirci su tutti i nostri canali social, su LinkedIn, su qualsiasi piattaforma, noi siamo presenti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Grazie!